che abbiamo completato la rifinitura ai nostri motivi, andiamo a lavorare in questa parte. Come vedete io già ho inserito i marcatori e a questo punto vi do le misure. Dobbiamo inserire un marcatore da una parte, un marcatore dall'altra fino ad ottenere 15 centimetri. Ovviamente centrate per bene il vostro progetto in modo tale che questa parte qui venga il più preciso possibile, venga il più centrato possibile. Quindi muniamoci di filo e uncinetto e andiamo avanti soltanto da questa parte per poter salire e lavorare anche questa parte del progetto. Prima di andare avanti volevo chiedervi di farmi sapere se vi piacciono questi tipi di contenuti e se avete qualche richiesta in particolare, scrivetemi tutto sotto nei commenti. Detto questo andiamo avanti. Come vedete io ho inserito altri marcatori proprio per centrare per bene il lavoro e per farvi capire di preciso quello che dobbiamo fare. La cosa importante è che dobbiamo andare a contare questi punti, dovete avere gli stessi punti che ho io sul nostro progetto. Quelli laterali poi dopo li lavoreremo sempre in questo modo, quindi quelli che risulteranno laterali, anche se risulteranno più di me, va bene lo stesso perché comunque a noi interessano quelli centrali. Quelli centrali sono dal marcatore, quindi io questo marcatore non lo vado a contare perché fa parte di quest'altro punto, questo qui elastico che comunque abbiamo lavorato finora. Conto dal punto successivo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e nel 24 vado ad inserire il marcatore. È importante avere questi punti sopra in modo tale da poter realizzare il nostro progetto proprio nel modo come vi mostrerò io. Il resto che vi rimarrà laterale, se non sono uguali ai miei non fa niente, basta che lavorate appunto il punto elastico. Se sono, non so, io me ne ritrovo con due maglie rilievo davanti, magari a voi sono 3 o 4 o appunto 2, va bene così. L'importante, vi ripeto, sono questi che vi ho appena contato. Detto questo, prendiamo il filo e andiamo avanti. Vado ad inserire l'uncinetto nel punto del primo marcatore, quindi mi ritrovo in questo punto e da qui inserisco il mio filato, faccio una catenella, da qui vado ad abbracciare questa maglia in modo da renderla in rilievo davanti per formare una maglia bassa e da qui nuovamente faccio una catenella. A questo punto mi lavoro la maglia di dietro. Ora io toglierò questo filo, poi dopo vado a nasconderlo dopo. Ecco, dicevamo, lavoro la maglia di dietro in rilievo dietro a mezza maglia alta. Fatto questo, entro in quest'altra maglia, vedete dove c'è l'altro marcatore, e mi lavoro la maglia in rilievo davanti. Ricordatevi che il marcatore non fa parte di quelli che abbiamo contato qui, dei 23 che abbiamo contato qui, 23 più il marcatore 24. Questo non fa parte di questi. Detto questo, possiamo togliere tranquillamente questo marcatore, togliamo anche quest'altro e andiamo avanti in questo modo. Filo sull'uncinetto, andiamo a contare i punti che abbiamo sotto. 1, 2, entriamo nel terzo punto. Nel terzo punto andiamo a lavorare 6 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta fatte le 6 mezze maglie alte facciamo una catenella e andiamo a contare 1, 2, entriamo nel terzo punto e lavoriamo una maglia bassa. Da qui facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, contiamo nuovamente 1, 2, 3. Nel terzo lavoriamo nuovamente le 6 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Da qui nuovamente una catenella, contiamo nuovamente 1, 2, nel terzo andiamo a fare la maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, nuovamente 1, 2, 3, nel terzo le 6 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nuovamente una catenella, contiamo 1, 2, nel terzo lavoriamo una maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto e nuovamente 1, 2, 3 e lavoriamo le 6 mezze maglie alte. 3, facciamo le altre 3 e poi ci ritroviamo. Realizzate le 6 mezze maglie alte, andiamo avanti, come vedete ci ritroviamo al marcatore, io mi ritrovo al marcatore e da qui non vado a lavorare nuovamente la maglia bassa come ho fatto prima quando ho completato le 6 mezze maglie alte, ma lavoro in quest'altro modo, filo sull'uncinetto, vado a lavorare la maglia in rilievo davanti, quindi lavoro normale la maglia in rilievo davanti a mezza maglia alta, da qui filo sull'uncinetto, lavoro la maglia in rilievo dietro per completare il mio giro lavorando l'ultima maglia dell'altro marcatore in rilievo davanti. Come vedete il nostro progetto fino a questo punto risulta in questo modo. Ora possiamo anche togliere i marcatori, li eliminiamo e andiamo avanti con il nostro progetto. Filo sull'uncinetto, facciamo 2 catenelle, 1 e 2, giriamo il nostro lavoro e a questo punto lavoreremo le maglie come si presentano, quindi questa qui, come vedete ci sono già le catenelle, non c'è bisogno di lavorarla, io ho la maglia in rilievo davanti, lavoro la maglia in rilievo davanti sempre a mezza maglia alta, maglia in rilievo dietro, lavoro la maglia in rilievo dietro a mezza maglia alta. Fatto questo, vedete io ho lavorato i punti che avevo, vi mostro meglio davanti, ecco qui, io avevo maglia in rilievo davanti, maglia in rilievo dietro e la maglia in rilievo davanti. Girando il mio lavoro mi faccio le mie 2 catenelle, lavoro la maglia che poi risulta in rilievo davanti da quest'altra parte e poi mi lavoro la maglia in rilievo dietro, che in questo caso mi risulta dietro ma davanti e appunto era in rilievo davanti. Detto questo vado avanti sui motivi, quindi filo sull'uncinetto. Di solito andiamo a lavorare nel punto, questa volta lavoreremo sempre in rilievo, quindi prendiamo la nostra maglia, abbracciamo e facciamo una mezza maglia alta, 1, lavoriamo l'altra e sono 2, lavoriamo l'altra e sono 3. Da qui facciamo 2 catenelle e a questo punto vado a lavorare le altre ultime 3 maglie che sono rimaste, sempre in rilievo davanti, 1, 2 e 3. Fatto questo, prendo nuovamente il filo sull'uncinetto, vado direttamente nell'altro motivo, quindi abbraccio la prima maglia, una, abbraccio la seconda, 2, abbraccio la terza, 2 catenelle e vado nuovamente per lavorare le ultime 3, quindi maglia in rilievo davanti,
a mezza maglia alta ed è una maglia in rilievo davanti, a mezza maglia alta e sono 2, ultima maglia in rilievo davanti e sono 3. Facciamo gli altri 2 motivi in questo modo e poi ci ritroviamo qui, ma considerate che qui poi dopo dobbiamo andare a lavorare le maglie come si presentano, quindi io ho la maglia in rilievo dietro, me la lavoro in rilievo dietro, maglia in rilievo davanti e poi vado a chiudere. Comunque facciamo gli altri 2 motivi e poi andiamo avanti. Arrivati a fine giro facciamo le ultime maglie, quindi rilievo dietro, mezza maglia alta e rilievo davanti, mezza maglia alta e l'ultima in rilievo dietro, 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro. Da qui vedete che il nostro motivo risulta in questo modo, come vedete è il rilievo. Andiamo avanti realizzando sempre la maglia in rilievo dietro sulla maglia in rilievo dietro a mezza maglia alta, la maglia in rilievo davanti sulla maglia in rilievo davanti a mezza maglia alta. Da qui filo sull'uncinetto e a questo punto entriamo nello spazio. Vedete, lo spazio è separato dalle 3 mezze maglie alte, noi entriamo direttamente nello spazio e lavoriamo le nostre 6 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella. Da qui entriamo in questo spazio qui subito dopo il primo motivo che si è creato, facciamo una maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio. Praticamente stiamo facendo nuovamente il primo giro, con l'unica differenza che adesso lavoriamo, scusate, nei motivi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella, andiamo nel prossimo spazio, una maglia bassa, una catenella e rientriamo nel motivo lavorando le 6 mezze maglie alte. 1, 2, 3, continuiamo, facciamo anche quest'altro motivo e poi ci ritroviamo. Arrivati a fine giro lavoriamo le maglie in rilievo, quindi mezza maglia alta in rilievo davanti, mezza maglia alta in rilievo dietro, mezza maglia alta in rilievo davanti, 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, nuovamente lavoriamo le maglie come si presentano, in rilievo davanti e in rilievo dietro, e qui lavoriamo lo stesso giro che abbiamo fatto prima, quindi andiamo a lavorare le maglie in rilievo, una, due e 3, seguita da 2 catenelle e le altre 3, quindi una, 2 e 3. Nuovamente filo sull'uncinetto e andiamo avanti. Lavoriamo sempre le maglie mezza maglia alta e rilievo davanti. Considerate che dobbiamo fare questo. Poi dopo, nel momento in cui abbiamo completato questo giro, rifaremo nuovamente il giro che abbiamo appena finito. Io adesso andrò su e poi vi dirò quanti giri ho fatto, in modo tale che vi dirò anche i centimetri, ovviamente, in modo tale che vi dirò dove mi sono fermata, quanti centimetri mi sono fermata. Ci vediamo dopo. Io sono andata su nel fare 1, 2, 3, 4 motivi. Misuriamo. Sono arrivata a 7 centimetri. Ecco, forse magari se giro si vede meglio. Ecco qui, questa è la parte, ecco qui, 7 centimetri. A questo punto mi sono fermata. Ho fatto in modo che il prossimo giro vada nella parte di dentro del mio lavoro, perché andrò a lavorare a mezza maglia alta anche sui motivi. Quindi filo sull'uncinetto, lavoriamo comunque
le maglie in rilievo sia davanti che dietro a mezza maglia alta, come abbiamo sempre fatto. Ecco qui, e da qui andiamo a lavorare le maglie sempre in rilievo davanti, come abbiamo fatto finora, con l'unica differenza che arrivate alle 3 maglie lavorate in rilievo davanti non andiamo a fare più le 2 catenelle, ma andiamo avanti nel lavorare le mezze maglie alte così come si presentano. Quindi qui ho fatto le mie 6 mezze maglie alte, fatto questo, filo sull'uncinetto, vado avanti nel prossimo motivo e lavoro nuovamente le mie 6 mezze maglie alte in rilievo davanti, 2, 3, non faccio catenelle, vado avanti, 4, 5 e 6, continuo in questo modo, filo sull'uncinetto, vado nel prossimo motivo, continuo in questo modo, completando il giro e lavorando sulle maglie in rilievo sia davanti che dietro, maglie in rilievo dietro, maglie in rilievo davanti. Quindi completiamo il giro e poi ci troviamo nuovamente. Completato il giro, giriamo il nostro lavoro e da qui iniziamo un altro giro. Quindi lavoriamo la maglia in rilievo dietro, maglia in rilievo davanti e a questo punto le maglie che abbiamo appena lavorato sui motivi andranno lavorate. Vedete, io ho lavorato l'ultima maglia in rilievo davanti, quindi la prossima vado a lavorarla in rilievo dietro, sempre a mezza maglia alta. La prossima vado a lavorarla in rilievo davanti e così via. Quindi vado a lavorare tutto questo giro in questo modo, ritrovandomi alla fine del giro. Arrivati in questo punto, se in caso vi ritrovate con 2 maglie da lavorare in rilievo davanti, saltate questa e andate direttamente nell'altra e lavorate la mezza maglia alta, così vedete si chiude tutto e non si vede che la maglia è stata saltata. Da qui continuiamo per completare il nostro giro, quindi facciamo 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro e da qui lavoriamo i punti come si presentano, quindi maglia in rilievo davanti, maglia in rilievo dietro. Andiamo avanti in questo modo, completiamo anche questo giro e poi ci ritroviamo. Una volta che abbiamo completato anche questo giro, vi mostro le misure. Siamo a 8 centimetri, stacchiamo il filo da questa parte e andiamo avanti nel completare il nostro progetto. Come vedete io ho inserito i marcatori, il primo marcatore che ho inserito è questo, sono andata a contare i punti, li ho divisi per la metà, diviso 2 e al centro sono andata ad inserire il primo marcatore. Da qui ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nell'ottavo ho inserito il primo marcatore. Ho fatto la stessa cosa anche dall'altra parte inserendo l'altro marcatore. Vi lascio anche le misure, sono all'incirca 9, 8 e mezzo, 8 e mezzo. Una volta fatto questo, prendo uncinetto e filato e continuo a lavorare da questa parte. Partiamo da questa parte, andiamo a contare i nostri punti. Contiamo il punto del marcatore 1, 2, 3 e 4 e nel quarto andiamo ad inserire l'uncinetto. Considerate che da questa parte andiamo a contare i punti, quindi 4 punti. Da quest'altra parte del marcatore andremo ad inserire l'uncinetto direttamente nel marcatore. Facciamo nuovamente 1, 2, 3 e 4, inseriamo l'uncinetto, faccio una catenella e da qui lavoro a maglia bassa, quindi entro nello stesso punto e faccio una maglia bassa,
da cui lavoro una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a riportarmi al marcatore, quindi sono 3 e 4 punti. Una volta fatto questo faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo a lavorare a maglia bassa, quindi considerate che adesso dobbiamo fare questo per 20-25 centimetri in base ai vostri gusti. Una catenella, facciamo sempre 1 2 3 4, giriamo 1 2 3 e 4. Andiamo avanti, ripeto, in questo modo fino ad arrivare a una misura di 20-25 centimetri, per poi staccare il filo e fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Facciamo i 4 punti, uno prendendo dal marcatore, 1 2 3 4, li lavoriamo, li portiamo su per 25 centimetri, facciamo tutte e due le bretelle e poi andiamo avanti. Andiamo avanti con il nostro progetto nel realizzare questa finitura che ho fatto da questa parte, quindi facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte, inseriamo l'uncinetto in questo punto, prendiamo il filato e da qui lavoriamo a maglia bassissima andando da questa parte, quindi per ogni punto lavoriamo una maglia bassissima. Andiamo avanti in questo modo fino in questo punto. Arrivati in questo punto dobbiamo semplicemente girare il nostro lavoro e proseguire in questo modo. Andiamo da quest'altra parte per poi continuare da quest'altro lato. Andiamo avanti, completiamo, arriviamo fino in questo punto, vedete io ho staccato il filo qui, arriviamo fino in questo punto, stacchiamo il filo, chiudiamo e andiamo avanti. Una volta che abbiamo completato questa parte, inseriamo i bottoncini e il nostro progetto anche per oggi è completato. Vi mostro dietro la parte di dietro. Io le ho messe a croce, ma potete tranquillamente inserirle normali, basta che andiamo a togliere il bottone e inserire questa parte da questo lato e questa da quest'altra parte. Come vedete io ho allargato leggermente le maglie e ho inserito appunto il bottoncino per poter chiudere il nostro progetto da questa parte. Detto questo, a me non rimane altro che salutarvi come sempre, chiedervi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, se avete delle richieste scrivetemele sotto nei commenti, cliccate sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e se il video vi è piaciuto, come ho detto prima, lasciatemi un bel mi piace. Un bacione grande e un abbraccio forte a tutti e ci vediamo molto presto con un nuovo progetto.